Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel mio canale. Io sono Kirito-kun e il video di oggi sarà completamente dedicato ai consigli nel gioco. Questa guida sarà molto utile sia per le persone che iniziano a giocare da poco, ma anche per quelli più navigati. Oltre ai consigli vi porterò altri contenuti, come per esempio siti internet esterni al gioco, posizioni nella mappa dove poter comprare dei fiori, piuttosto che delle armi, degli artefatti e altre cose utili per il gioco. Iniziamo! Primo consiglio che vi posso dare è capire con che personaggio avete a che fare, se è meglio come support piuttosto che DPS, piuttosto che healer, se ci dà gli scudi, se ci alza l'attacco. Questo è un dato fondamentale da capire subito. Vi faccio un esempio, prendiamo Bennett che è un ottimo support. La sua mossa finale guarisce i nostri personaggi in base a quanta vita ha lui, in più ci alza anche l'attacco in base al suo attacco base. Se noi invece dessimo degli artefatti che ha solo attacco, ovviamente non riuscirebbe a fare bene il suo ruolo. D'altra parte prendiamo Ganyu che dovrebbe ricoprire il ruolo di DPS. Ovviamente in questo caso è giusto dargli tanto attacco, tanta probabilità di critico, tanto critical damage, in modo da fare più danno possibile. Il secondo consiglio che vi posso dare è quello di concentrarsi solo su alcuni personaggi. Concentratevi su quelli che vi piacciono di più, non state ad alzare tutti i personaggi perché altrimenti ci metterete troppo a farli diventare forti. Numero 3. Fatevi una passeggiata ragazzi, fatevi un giro giornaliero in cui prendete dei fiori piuttosto che dei cristalli, affrontate un po' di boss, in modo che quando avrete bisogno di queste cose ce l'avete già. Ma per aiutarvi in questo compito e renderlo più semplice vi lascio queste foto che fanno vedere le indicazioni di molti personaggi presenti sulla mappa che vi possono vendere molte di queste cose. Numero 4. Segnatevi le cose che state cercando o state farmando sulla mappa, tanto ne abbiamo fino a 99 segnalini. Prima di passare al prossimo consiglio vi lascio 3 siti internet qua sotto in descrizione che vi saranno utilissimi. Vi faccio vedere il primo. Come potete vedere, il sito ci fa vedere tutta la mappa e ci dà la possibilità di scegliere quello che vogliamo cercare. Per esempio, noi vogliamo cercare dei fiori, lo clicchiamo, ci fa vedere dove sono e quanti ce ne sono. A sua volta possiamo cercare sia dei mostri, come dei minerali, tutto quello che ci servirà qua lo troveremo. Il secondo sito che vi lascio è quello ufficiale di Genshin Impact. Ci sono tante cose utili, ma la cosa più importante sono dei codici. Questi codici ci danno sia delle more, sia delle protogemme, sia delle esperienze per alzare i nostri personaggi. I codici li potete mettere su questo sito e anche sul gioco, ma tenete presente che è a tempo limitato, infatti se voi provate adesso a metterli tutti, molti saranno scaduti, per cui cercate di usarli più in fretta possibile. L'ultimo sito che vi lascio vi fa vedere le statistiche sia dei personaggi sia delle armi. È molto utile soprattutto per capire le potenzialità dei nostri personaggi, ma anche di quelli che potremmo avere. Per esempio, se noi vogliamo pullare un personaggio, con questo sito internet possiamo capire se ne vale davvero la pena. Oltretutto ci fa vedere tutto il necessario per livellare sia i personaggi che le armi. Torniamo però alle cose importanti e vediamo il quinto consiglio. Ragazzi, se pensate che le armi 3 stelle non vi servono a niente, allora vi sbagliate. In molti casi sono molto meglio delle armi 5 stelle. L'esempio perfetto sono Barbara e Albedo, e infatti vi consiglio di raffinare le armi e tenerle lì perché prima o poi vi serviranno. Sesto consiglio che vi do è quello di fare le missioni di reputazione, che vi danno un sacco di soldi e si fanno in pochissimo tempo. Il settimo consiglio invece è molto utile per il farming, vi spiego il perché. Quando siamo in modalità multigiocatore con uno o più amici e stiamo combattendo dei mostri in giro per la mappa, otteniamo delle ricompense. Queste ricompense le posso prendere sia io sia i miei amici. Cosa vuol dire? Che se noi andiamo sul loro mondo possiamo rifare la stessa cosa e ottenere le stesse ricompense. Lo stesso metodo funziona anche con i minerali. Le uniche cose che non si possono stoppiare sono le piante, quindi state attenti a chi fate entrare nel vostro mondo perché potrebbe rubarvele. L'ottavo consiglio serve maggiormente per chi ha iniziato il gioco da poco. Vi spiego meglio.
Esistono 3 banner, il banner promozionale, il banner delle armi e il banner permanente. La differenza tra questi è che i primi 2 promuovono sia delle armi sia dei personaggi, quindi hanno le probabilità aumentate di trovare questi personaggi o queste armi. Quindi il mio consiglio è di usare maggiormente le protogemme nel banner promozionale in modo da avere più possibilità di trovare dei personaggi. Per oggi è tutto ragazzi, se il video vi è piaciuto e i consigli vi sono stati utili, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. In caso di dubbi o richieste su prossimi contenuti lasciate anche un bel commento qui sotto. Vi invito anche ad entrare sul mio canale Discord dove sto creando una community per gli appassionati del gioco. Alla prossima e divertitevi!